Ciao a tutti, e bentornati su Mania delle serie turche. Sono davvero felice di avervi qui oggi, perché stiamo per entrare in un argomento che moltissimi di voi mi hanno chiesto di affrontare, e non a caso. Oggi parliamo di qualcosa di speciale, qualcosa che sfiora corde profondissime e ci fa sognare a occhi aperti, l'amore. Ma non un amore qualsiasi. Parliamo di quell'amore che, come annuncia il titolo, sussurra una promessa assoluta: il tuo amore mi darà tutto. Vi sembra una frase intensa? Lo è, e per questo vi chiedo di prepararvi, perché la smonteremo pezzo per pezzo. Chi potrebbe nascondersi dietro queste parole? Cosa significa, nella pratica, e cosa ci racconta della nostra idea di relazione? Prima di addentrarci in questa avventura, però, vi invito con tutto il cuore, se non lo avete ancora fatto, a iscrivervi al canale e ad attivare le notifiche. È gratuito, è un modo meraviglioso per sostenere il nostro lavoro, e ci permette di continuare a portarvi contenuti che possano intrattenervi, informarvi e, soprattutto, ispirarvi. Unitevi alla famiglia di Mania delle serie turche, qui le emozioni sono di casa. Torniamo a noi. La frase "il tuo amore mi darà tutto" ha un peso magnetico. Evoca abbandono fiducioso, dedizione totale, generosità senza calcoli. Da dove arriva, davvero? È un verso, una citazione, un desiderio? Quando pronunciamo insieme i nomi di Cenk Torun e Mahsine Merabet, entriamo in un universo in cui il romanticismo non è un semplice sfondo, ma una lingua parlata a voce alta. Non è una frase che la stampa abbia scolpito ufficialmente accanto ai loro nomi, ma riassume perfettamente l'atmosfera delle storie che li circondano, sullo schermo e fuori. Lui, con la calma elegante di chi ha attraversato epoche della televisione, e lei, con quel magnetismo contemporaneo che rende ogni sguardo una scena, hanno alimentato nel pubblico l'idea di un amore che non trattiene, ma che spinge in avanti. E in questo contesto, quella promessa diventa un faro. Immaginate un legame così. Un amore che non misura, che non fa conti. Cosa significa, davvero, dare tutto in una relazione? Significa prendersi un impegno profondo, un sì che non si spezza al primo ostacolo. Significa lealtà incrollabile, e la disponibilità a sacrificare comodità e abitudini quando a guadagnarci è il bene della coppia. Significa vedere l'altro non come un'estensione di sé, ma come un pilastro che sostiene, un compagno di rotta con cui attraversare la bonaccia e la tempesta. Essere presenti quando tutto va a gonfie vele e quando tutto sembra franare. Essere spalla silenziosa e voce quando serve dirsi la verità. È condividere prospettive e progetti, costruire, ridisegnare mappe. È quella connessione che ti fa sentire intero anche quando fuori tutto è rumoroso. A volte questo amore si mostra in gesti grandissimi, altre, in dettagli minimi, invisibili agli estranei. È l'abbraccio dopo una lunga giornata, il messaggio alle 3 del mattino, la tazza di tè al momento giusto. È esultare per i successi dell'altro come se fossero i propri, consolarlo nei passi falsi e ricordargli che lo scivolone non è il traguardo. È capirsi con uno sguardo, leggere le crepe e amarle perché sono lì, perché rendono unica la persona che hai accanto. È incoraggiarsi a crescere, a non temere il salto, aspirare a versioni migliori di sé senza perdere l'accettazione tenera dell'imperfezione. Ditemi se non è questo, in fondo, che tutti a modo nostro cerchiamo. Essere visti, essere scelti, essere tenuti per mano anche quando non sappiamo come chiedere aiuto. Se guardiamo a Cenk Torun e Mahsine Merabet con questa lente, la frase risuona forte. Sul set, la chimica si trasforma in narrazione, nella vita, gli sguardi catturati al volo, le presenze discrete agli eventi, una foto condivisa con parsimonia, tutto contribuisce a disegnare uno storyboard sentimentale che i fan compongono come un puzzle. C'è chi ricorda un red carpet in cui i loro sorrisi sembravano allinearsi come passi in un valzer, c'è chi parla di quei momenti fuori scena in cui la complicità pareva scivolare oltre la recitazione. È così che nascono le leggende del cuore, un frammento, un titolo, un commento, e l'eco raddoppia. E in quell'eco, il tuo amore mi darà tutto si carica di aspettative, di sogni, di domande. Scaviamo più a fondo. Il primo tassello è la resa emotiva.
Sapersi raccontare con verità, portare sul tavolo paure, gioie, desideri e fragilità senza la paura di essere male interpretati. È trovare uno spazio sicuro in cui l'armatura non serve. Poi c'è il tempo, la presenza autentica. In una vita scandita da set, spostamenti, interviste, progetti incrociati, il tempo sembra sempre correre. Ma un amore che da tutto sceglie, con disciplina e tenerezza, di mettere il noi in agenda. Non basta esserci fisicamente. Bisogna essere davvero lì, con la mente e con il cuore. C'è il sostegno, l'ascolto che non giudica, il consiglio che non vuole comandare. C'è la generosità che non tiene contabilità, che si dona per il gusto di far fiorire l'altro. E poi, la lealtà, non come parola da poster, ma come pratica quotidiana, come promessa ripetuta senza rumore. Eppure, c'è un punto delicato. Cosa succede quando siamo noi ad aspettarci che l'amore dell'altro ci dia tutto? È un desiderio comprensibile, ma rischia di diventare trappola se tradotto in pretesa. Una storia sana nasce dall'incontro di due persone intere, non di due metà disperate. Non possiamo chiedere a un solo cuore di riempire ogni vuoto, di calmare ogni ansia, di soddisfare ogni bisogno. Il tuo amore mi darà tutto può essere una stella polare, purché non diventi un macigno sulle spalle di chi amiamo. Il vero amore non chiede di rinunciare a se stessi, semmai, accende i nostri contorni. Ci rende più audaci, più curiosi, più vivi. Il segreto è l'equilibrio, dare e ricevere, costruire insieme senza smarrire la propria rotta. Nel concreto delle dinamiche di coppia, se uno sente di offrire il 100% e l'altro sembra fermo al 50%, la nave prima o poi scricchiola. Allora quella frase, così romantica, si traduce in azioni piccole e costanti, parlare in modo onesto, rinegoziare gli accordi impliciti, chiedere scusa, concedere perdono, crescere fianco a fianco. È un lavoro sottile, artigianale, che non finisce mai davvero. E i riflettori? Amplificano tutto. Social e media, con foto perfette, inquadrature pensate, dichiarazioni selezionate, costruiscono un racconto dorato che scivola veloce nelle nostre timeline. Guardiamo uno scatto di Cenk Torun e Massine Merabet e pensiamo a un amore senza crepe. Ma ciò che vediamo è quasi sempre una selezione, una cornice. La vita vera abita anche nei fuoricampo. Il tuo amore mi darà tutto, ascoltata così, sa di destino, di qualcosa che sarebbe scritto per noi e pronto a riparare ogni mancanza. È un'aspettativa potente, a volte travolgente. Meraviglioso sperarci, ma con i piedi per terra. Le relazioni non si trovano finite, come se uscissero da una confezione perfetta, si costruiscono, si intessono, si ricuciono. Chiedono pazienza, chiedono parole giuste e silenzi buoni. E allora, come si coltiva un amore che si avvicini a quell'ideale senza perderci? Cominciando dal dare. Non si può pretendere il tutto dall'altro se non siamo disposti a entrare nel gioco con la stessa generosità, tempo condiviso, attenzione vera, gesti di cura, sostegno concreto. Poi c'è la comunicazione, l'unico ponte che regge nei giorni di vento, dire cosa ci serve, cosa temiamo, cosa immaginiamo, senza indovinelli, senza pretese di telepatia. Arriva l'accettazione. Amare davvero significa saper stare anche accanto all'imperfezione, scegliere la persona intera, con i ritardi, le manie, gli errori, e farsi scegliere allo stesso modo. E la co-creazione, non solo dare, ma costruire. Inventare rituali, creare ricordi, superare ostacoli in due, festeggiare tappe condivise. Disegnare una vita che, nel suo impasto, profumi di entrambi. Infine, la cura di sé. Sembra un paradosso, ma senza una solida tenuta personale non si può donare bene. Portiamo nell'amore la qualità del rapporto che abbiamo con noi stessi. Più siamo integri, più ciò che offriamo è pulito, e più ciò che riceviamo trova spazio per attecchire. Tornando a Cenk Torun e Massine Merabet, è facile immaginare scenari da fiaba, set illuminati, passeggiate rubate dai paparazzi, una risata nel backstage che dice più di 1000 didascalie. Ma sappiamo che l'esistenza di chi vive sotto i riflettori è fatta di tempi stretti, scelte difficili, chilometri di distanza e priorità da bilanciare.
Anche in questo risiede la magia, vedere due persone tenersi strette alle cose che contano, ritagliarsi momenti autentici in mezzo al frastuono, proteggere uno spazio sacro in cui il sentimento può respirare. Per questo la promessa "il tuo amore mi darà tutto", quando la leggiamo sulla loro storia, ci appare meno come un'illusione e più come un orizzonte da raggiungere un giorno alla volta. Se dovessimo riassumere, la frase che dà il titolo a questo viaggio parla di una forma di amore intensa e devota. Lo abbiamo esplorato nelle sue componenti: resa emotiva, tempo di qualità, sostegno reale, generosità, lealtà. Poi abbiamo guardato all'altra faccia, quella dell'equilibrio. Reciprocità, comunicazione, accettazione, co-creazione, cura di sé. Abbiamo ricordato che l'immagine pubblica, quella che ci abbaglia nei feed, spesso è una versione curata della realtà. Eppure, il desiderio di un legame profondo resta umano e universale. Nel riflesso di Chang Torun e Massine Merabet, questo desiderio si veste di abiti scintillanti, certo, ma conserva una sostanza semplice: trovarsi, scegliersi, rinnovarsi. E allora vi chiedo: che cosa significa per voi, davvero, "il tuo amore mi darà tutto"? È un voto, un miraggio, una direzione? Vi è mai capitato di sentirvi così, o di riconoscere che quel tutto era, in realtà, fatto di piccoli, preziosi frammenti? Scrivetemelo nei commenti, perché qui sotto nasce sempre il pezzo più bello di ogni nostro video: il confronto. Mi piace leggere le vostre storie, i vostri dubbi, le vostre illuminazioni. E se questo viaggio vi è piaciuto, lasciate un like, condividetelo con chi sa leggere tra le righe del cuore, e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Mania delle serie turche. Per noi conta tantissimo e ci permette di continuare a raccontarvi queste trame emotive che amiamo. Grazie davvero per essere rimasti insieme a me fino alla fine. La promessa di cui abbiamo parlato oggi non è una formula magica, ma una rotta possibile. Sta a noi, ogni volta, scegliere come percorrerla. Noi ci rivediamo nel prossimo video, sempre qui, su Mania delle serie turche. Prendetevi cura di voi, abbracciate chi amate, e ricordate, il tutto, spesso, è nascosto nelle cose più piccole. A presto!